Ciao, ti è mai capitato di dover utilizzare uno strumento a batterie e proprio nel momento in cui ti serve si sono scaricate? Ecco, io stavo usando questo, rullo per pedicure. Lo stavo utilizzando e proprio in quel momento si sono scaricate le batterie. Perché non metterci allora un alimentatore? In questo video ti farò vedere come in modo semplicissimo ho sostituito l'alimentazione da batterie a un caricabatterie vecchio di qualsiasi altro strumento che avete voi in casa. In fondo, chi è che non ha in casa un cassetto pieno di vecchi caricabatterie da poter riciclare anche in questa occasione? E questo vale sia per questo strumento, che è una stupidaggine, ma anche per tanti altri utensili a batterie. Questo è il cassetto dove tengo tutti i vecchi alimentatori che ormai non utilizzo più per niente. Basta guardare la targa. Il lavoro che stiamo facendo quindi può essere utilizzato per tutti gli strumenti a batteria o perlomeno per quasi tutti. Di conseguenza dobbiamo vedere che tipo di batterie, quante ne monta, il voltaggio, quindi 1,5, 3, 4,5, 6, dipende, e trovare un alimentatore il più adatto, quindi che si assomigli, che si avvicini il più possibile al voltaggio originale dello strumento affinché possa continuare a funzionare. Ecco, questo dovrebbe andare bene. Ora procedo al taglio dello spinotto perché è tanto inutile e così vado alla ricerca poi dei cavi di alimentazione in corrente continua, che generalmente sono un filo rosso e un filo nero, più e meno. Come ho detto, mi serve solo il rosso e il nero, quindi taglio gli altri fili inutili che non ci servono, mentre spelo gli altri due affinché possa più tardi saldarli nelle rispettive posizioni, quindi nel positivo dove c'era la parte positiva della batteria e nel negativo dove c'era la parte negativa. Ora infilo l'alimentatore nella presa della corrente e faccio una prova per vedere se questo strumento a batterie, che in questo caso abbiamo detto che funziona a 3 volt, sono due batterie da 1,5 che messe in serie formano 3 volt. Vediamo col tester quindi da quanto è questo alimentatore, perlomeno quanto eroga, e vediamo che eroga, la prova in corrente continua, eroga 4 volt e 60, quindi un po' più di quanto gli eroga le batterie, ma penso dovrebbe andare bene. Ora faccio una prova prima di saldare i fili, ci avvicino il appoggio
il positivo e il negativo, ove vanno i poli rispettivamente sempre positivo e negativo delle batterie. Faccio una prova. L'alimentatore è sempre collegato, magari qui rispello, qui ripiego meglio i fili perché forse non toccavano bene. Comunque adesso lo riavvicino, li metto in contatto e comunque mi accorgo che la lucina si accende e funziona, quindi 4 volt e mezzo riesce a farlo funzionare bene. Pertanto non ci resta altro che provvedere a saldare questi fili. Per poterli saldare però poi, prima di poterli saldare, è anche necessario che il filo abbia la possibilità, un posto dove entrare. Pertanto prendo il trapanino, ora l'avvitatore, ci metto una punta del trapano e faccio un foro nella scatola dove prima vi erano le batterie, al che al suo interno ci passerà poi il filo. Ora prenderò un pezzettino, ecco questo pezzo nero di guaina termorestringente che ho tagliato in precedenza, che servirà per conferire maggiore resistenza nel punto dove il filo sarà più delicato, cioè il punto dove entra all'interno di questo strumento, perché lì è il punto dove flette maggiormente e i fili si possono rovinare, ed è il punto che va rafforzato. Dopo che finirò di saldare i fili, ecco, questa guaina termorestringente andrà riscaldata con un phon, oppure meglio con un accendino. Ora prendo il saldatore a stagno con un po' di stagno affinché possa saldare il positivo e il negativo dove prima vi erano le batterie a contatto. Provvedo a rifinire un po' le punte, quindi il saldatore è già caldo, e stagno un attimo il rame per agevolarmi poi meglio la saldatura in quei punti che sono poco agevoli per essere saldati con un saldatore, soprattutto di queste dimensioni. Prima di saldare rimetto un attimo le batterie nella posizione in cui erano originali per capire qual è il positivo e il negativo. Quindi questa era la loro posizione, che stava funzionando in tal modo. Quindi il positivo va in contatto a destra, e prendo un pennarello e mi segno il positivo e il negativo. Ecco qua, qui ci metto il positivo e l'altro sarà il negativo, per ricordarmi dove saldare il filo rosso e il filo nero, quindi dove saldare il positivo e il negativo. Quindi proprio appoggio il filo nero e una stagnata velocissima, perché è talmente sottile che si scalda subito e appiccica immediatamente lo stagno su queste lamelline. E anche qui forse un po' più difficoltoso l'ingresso del saldatore, ma sembra che regga. La saldatura sembra che sia a posto e facciamo una prova per vedere di funzionamento prima di chiuderlo. Quindi collego alla corrente l'alimentatore e facciamo una prova di funzionamento. E ok, sta funzionando. Sta funzionando, quindi bisogna chiuderlo
fare in modo però che quando è in utilizzo lo strumento il filo non si possa strappare. Per evitare che si possa strappare provvedo a effettuare un nodino all'interno, un nodo all'interno, in modo che ora inserendolo non esca. Taglio un pezzettino dove prima c'erano le batterie per consentire meglio al cavo di starci e fargli spazio. Poi si infila e lo chiudo nella sua sede. Oppa! Bisogna dargli solamente una riscaldata affinché la guaina termorestringente che ho inserito prima si stringa per l'appunto e conferisca maggiore resistenza e solidità, e non facciamo altro ora che provare lo strumento. Funziona.